Ciao ragazzi, ancora una volta ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Stiamo entrando ormai nel vivo del campionato Thunder Slot, o meglio stiamo entrando in quello che potrebbe chiamarsi il giro di boa dei vari campionati interregionali. E quindi per dare un ulteriore sprint a tutta la competizione, a tutti i campionati, ma soprattutto alle vostre vetture, ho deciso di farvi vedere quanti e quali sono i ricambi e gli accessori che potete utilizzare di Thunder Slot per preparare al meglio le vostre vetture. Qui in questo scatolone ci sono ad esempio i pezzi che mi potrebbero servire per preparare al meglio la mia McLaren Elva. E allora cosa ne dite se apriamo insieme questa scatola e andiamo a vedere e a verificare quali sono questi componenti? Questa ragazzi è la vettura con la quale io corro, ho già fatto la gara a Biella, è stata la prima del campionato nord-ovest e non sono riuscito a partecipare alla seconda gara. La terza tappa sarà nel nostro slot club, all'interno quindi dello slot club Asti Calabroni Rossi. Sarà una bella sfida perché la pista è una 4 corsie in legno autocostruita, il grip è diciamo una via di mezzo tra quello che potrebbe essere una normale pista in plastica e una più scorrevole, per così dire, pista MB Slot. Noi all'interno del nostro slot club non utilizziamo pappe strane per trattare né le gomme né la pista, quindi la superficie del circuito è praticamente pulita e quindi sarà decisamente importante andare a preparare al meglio le nostre vetture per sfruttare il lungo rettilineo e comunque anche le numerose curve veloci che lo caratterizzano. Per fare tutto questo Thunder Slot ci mette a disposizione una serie quasi infinita di accessori che ci permette appunto di andare a stravolgere, per così dire, quello che è il normale assetto della vettura, l'assetto che troviamo in versione standard, in modo tale da adeguare la nostra macchina alle diverse condizioni che andiamo a trovare e rilevare nei vari slot club. Partiamo da un componente fondamentale per tutte le vetture, ovvero il telaio. Su tutte le vetture di casa Thunder Slot troviamo chiaramente un telaio standard, è un telaio di colore nero ed è un telaio decisamente flessibile che è in grado di adattarsi a quasi tutte le condizioni dei vari tracciati. Ma se vogliamo qualcosa di più, se vogliamo addentrarci un po' di più nella preparazione della nostra vettura, se vogliamo che questa vada a leggere meglio le condizioni di ogni tracciato, abbiamo così a disposizione altre due tipologie di telaio. Abbiamo il classico telaio hard, quindi un telaio di tipo duro, il colore è grigio chiaro, e poi un telaio che qui viene chiamato stiff, è un telaio che potremmo dire quasi una via di mezzo, è sempre un telaio più rigido rispetto a quello standard tradizionale che troviamo montato sulle nostre vetture, però ha delle caratteristiche un po' diverse rispetto a quello decisamente più duro. In questo modo possiamo appunto andare ad adeguare le prestazioni delle vetture non soltanto sulle piste o plastica o legno, ma anche in quelle condizioni, ad esempio la nostra, dove la situazione è per così dire né carne né pesce, quindi una pista autocostruita e abbiamo la necessità di adattare al meglio la nostra vettura. Allo stesso modo anche il supporto motore o il banchino motore si va ad adeguare a queste tre diverse durezze. Abbiamo il classico standard di colore nero, quello montato di serie su tutte le vetture, e poi abbiamo i due telai più duri, lo stiff e il cosiddetto hard, quindi due supporti motore che meglio si adeguano alle piste completamente piatte, ad esempio le piste in legno. Addentrandoci sempre più nello specifico della preparazione, Thunder Slot ci mette a disposizione due diversi pick-up. Abbiamo il classico pick-up, in questo caso come codice GU001, che è un pick-up standard adatto praticamente a quasi tutte le tipologie di piste oggi in commercio, e poi un pick-up dedicato invece alle piste in legno o alle carrera. Il codice è il GU002. I due pick-up sono praticamente identici, differiscono l'un l'altro solo ed esclusivamente per la dimensione della lama del pick-up. Sicuramente il pick-up dedicato alle piste in legno o alle carrera
ha una lama del pick-up leggermente più grande per permettere una maggior velocità in scorrevolezza e non avere rischi di fuoriuscite, mentre il pick-up standard, che va praticamente bene su quasi la totalità di tutte le piste in plastica, ha una lama del pick-up leggermente più piccolina. Mi piace sempre ricordare e farvi vedere che il pick-up della Thunder Slot è abbastanza particolare perché ha questa piccola insenatura che in pratica va a diminuire la superficie strisciante verso il basso del pick-up stesso. In questo modo si crea meno attrito e si dà maggior velocità alla vettura. Questa caratteristica del pick-up la trovate sia nel pick-up standard sia nel pick-up dedicato alle piste in legno o per carrera. Parlando di pick-up, viene da sé parlare anche delle spazzole. Qui abbiamo due diverse tipologie di spazzole. Abbiamo quelle classiche in rame, quelle ad uso più comune che troviamo praticamente montate su tutte le vetture, e poi abbiamo invece le spazzole stagnate. Le due spazzole portano esattamente la stessa tipologia di corrente. Quelle stagnate sono leggermente più durature e sono anche indicate per le gare di durata o comunque sulle piste dove c'è parecchia asperità tra un pezzo e l'altro della pista. In questo modo queste spazzole vanno a preservare la loro usura e ci permettono una minor manutenzione durante le fasi di gara. Invece per tutte le altre tipologie di gare, le gare un po' più brevi, quelle magari da pochi minuti per corsia, sono indicate le spazzole classiche, quelle in rame che vengono già utilizzate di serie su ogni vettura. Sta a voi capire qual è la spazzola che vi piace di più, sta a voi provarle entrambe e vedere con quale delle due la vostra vettura è più performante. E a completare il reparto elettrico, per così dire, della nostra vettura da slot arriva il cavo in silicone. Questo è un cavo particolarmente piccolo, è in silicone, è morbido, è molto flessibile, molto duttile, molto malleabile e si presta veramente molto bene ai vari passaggi che possiamo utilizzare per permettere al nostro pick-up di ritornare sempre nella posizione originale. Sì, perché dovete sapere che spesso i fili delle pick-up vengono utilizzati anche quasi come una molla. Infatti vengono sistemati in modo particolare a seconda della vettura affinché i due cavi stessi vadano a spingere contrapponendosi il pick-up, facendo in modo che questo, ad esempio quando fuoriesce dallo slot, possa ritornare nella sua posizione originale, in una posizione dritta. Bene, questo è uno dei classici cavi che meglio si comporta in questa situazione e poi porta veramente molta corrente al motore, dando così la possibilità di sfruttare ogni volt presente sulla pista. Parlando di preparazione delle vetture, non ci può venire in mente di non parlare delle viti metriche e dei grani che servono per regolare sia l'assetto della nostra vettura, quindi per andare a gestire il basculamento ad esempio della sala anteriore, ma anche per permettere alla carrozzeria di basculare rispetto al suo telaio. Qui abbiamo delle classiche viti con passo metrico, sono delle 2x5 mm, all'interno del sacchetto troviamo 10 di queste viti, mentre per quanto riguarda le classiche viti che troviamo montate all'interno di ogni vettura originale, va ricordato che Thunder Slot utilizza le Torx T6. Qui abbiamo sempre 10 pezzi di viti con filettatura metrica di tipo imperdibile, quindi hanno l'ultima parte della vite priva del filetto in modo da agevolare il basculamento della nostra vettura. E poi i classici grani. Qui ad esempio abbiamo i grani M2,5x3. Sono, come dicevamo prima, indispensabili per gestire il basculamento della sala anteriore. Mi piace molto il fatto che Thunder Slot utilizza dei grani in acciaio. Va anche ricordato che i grani non servono solo ed esclusivamente per gestire il basculamento della sala anteriore di ogni vettura, ma servono anche per andare a dare il fine corsa del basculamento tra carrozzeria e telaio. Infatti ai lati di ogni telaio delle vetture Thunder Slot sono presenti 4 fori, 2 per lato. Su questi possiamo andare ad inserire i nostri grani in modo tale da poter andare a gestire anche l'altezza della carrozzeria rispetto al nostro telaio. E veniamo ora ad un componente fondamentale per la preparazione della vettura, ovvero le sospensioni. Thunder Slot ci mette a disposizione 3 diversi kit. Abbiamo un kit soft,
un kit medium e un kit hard. Chiaramente le tre tipologie di kit, la durezza del kit è riferito alla durezza delle molle. I kit di Thunder Slot sono kit praticamente completi. Hanno infatti il braccetto posteriore per andare a sostituire quello originale con questo che va ad ospitare le nostre molle e i tre cappellotti da sostituire nelle parti laterali e nella parte frontale della vettura. E in più abbiamo anche tutte le viti leggermente più lunghe per andare a gestire la nostra sospensione. Quindi per ogni kit abbiamo tutto il necessario per andare a modificare la vettura nella sua forma originale con una vettura sospensionata. E se tutto questo non dovesse bastarvi, abbiamo sempre la possibilità di andare a prendere le singole molle per poterle andare a sostituire, quindi magari utilizzando un kit in partenza e poi andando solo ed esclusivamente a sostituire le molle. Ricordiamo infatti che tutti i kit sono compatibili l'un con l'altro, quello che cambia sono le molle. Ma non finisce qui, perché Thunder Slot ci stupisce anche con le sospensioni in spugna. Sì, avete capito bene, stiamo parlando di spugna, ovvero stiamo parlando di un cilindro che è da sostituire alla molla per permettere alla vettura di basculare, o meglio di sospensionare. Abbiamo già visto per altri produttori le sospensioni magnetiche, sappiamo tutti delle sospensioni a molla, ma Thunder Slot ha voluto dare ancora uno step in più a questo componente che spesso si dimostra fondamentale, e in questo caso la spugna ci viene in aiuto laddove abbiamo la necessità di avere una sospensione magari particolarmente rigida ma non troppo ballerina, come ad esempio potrebbe darci una molla, o non del tutto controllata, come ad esempio nel caso di sospensioni magnetiche. Io sono veramente molto curioso di andare a provare queste spugne sulla mia McLaren Elva per capire effettivamente l'efficacia di questa nuova soluzione. Nella gestione degli assetti e soprattutto della carreggiata ci possono venire in aiuto gli spacers, ovvero quelle rondelle che ci permettono di andare a distanziare il cerchio sia nella parte posteriore sia nella parte anteriore rispetto alla sua sede normale. Con questi anelli spaziatori infatti abbiamo la possibilità di allontanare, in questo caso di 1 millimetro o di mezzo millimetro, e chiaramente possono essere anche uniti l'uno con l'altro, formare ad esempio 1,5 millimetri o anche di più. Queste rondelle ci danno la possibilità di andare a distanziare il cerchio rispetto alla sua sede originale. Vanno infatti infilati nella sale prima di andare ad inserire il nostro cerchio. Nelle vetture standard di casa Thunder Slot, alla sale posteriore troviamo già 2 di questi spacers contrapposti alla corona posteriore. Ci permettono quindi di andare a centrare meglio la nostra carreggiata rispetto alla vettura. E parlando di assale posteriore, qui abbiamo le corone intercambiabili. In questo caso io ho la corona azzurra, qui ho una corona bianca. Questa bianca è quella standard, quella che viene montata su tutte le vetture di casa Thunder Slot. Manca la corona rossa o arancione a seconda della colorazione. Questo perché? Perché io l'ho già montata sulla mia McLaren Elva. È importante infatti poter cambiare il rapporto per adeguare meglio la velocità della vettura rispetto alla struttura della pista. Le corone Thunder Slot, già anche quella di primo montaggio, sono corone altamente professionali, attacco in alluminio e denti in plastica. Sono assolutamente molto silenziose e molto efficaci. Se volete dare un po' di sprint in più alla vostra vettura, magari aumentandone la scorrevolezza, le flange su cuscinetti a sfera sono quello che fa per voi. Ogni vettura Thunder Slot esce infatti con flange in ottone, ma queste possono essere sostituite con dei cuscinetti a sfera flangiati. Il loro montaggio è veramente molto facile. Di questo, ragazzi, vi farò un video a parte perché vale la pena capire come vanno preparati i cuscinetti a sfera prima di essere montati sulla vettura, perché chiaramente possono essere montati così una volta tolti dalla confezione, ma potremmo anche andare a dare una piccola lavorata a questi cuscinetti per rendere ancora più scorrevoli. Diversamente basterà semplicemente andare a togliere le boccole flangiate che trovate in ogni vettura Thunder Slot e sostituirli con questi cuscinetti. La sale entrerà perfettamente e inizierete a vedere la vostra vettura sicuramente molto più scorrevole. Ultimi 2 componenti per la preparazione della vostra vettura Thunder Slot sono i copertoni. Qui abbiamo i copertoni posteriori
posteriori e qui abbiamo quelli anteriori. In questo caso la sostituzione di questo componente è praticamente fortemente consigliata, per non dire obbligatoria. Per quanto riguarda le gomme posteriori, queste sono gomme che vengono utilizzate solo durante le prove, perché poi durante le gare i copertoni vengono forniti a tutti i concorrenti in modo tale che tutti possono partire con le stesse caratteristiche della vettura, ma le gomme utilizzate sono queste, le TYR004R, quindi potrete utilizzare queste gomme messe a disposizione come ricambio da Thunder Slot per effettuare tutte le vostre prove in assetto da gara. E sulla sala anteriore vi consiglio di montare le gomme a bassa frizione. Il loro codice, il TYR003FR, sono quelle consentite dal regolamento. Queste gomme aumentano così la scorrevolezza sulla sala anteriore e danno un aiuto affinché la vettura non si comporti in modo scorbutico durante le curve anche più veloci. Bene, avete visto quanti sono i componenti, quanti sono gli accessori che potrei utilizzare per andare a preparare al meglio la mia vettura. E una cosa che mi piace poi particolarmente tanto è che questi componenti, questi accessori sono praticamente interscambiabili fra le varie vetture. È sicuramente una nota di merito che va fatta a Thunder Slot. Sì, perché a parte il telaio che chiaramente deve adeguarsi alle varie tipologie di vettura, tutto il resto dei vari componenti è possibile spostarlo da una vettura all'altra. In questo modo potrete comprarvi più vetture della Thunder Slot e con gli stessi pezzi potrete anche andare a preparare diverse macchine, scegliendo quindi quella che più fa al caso vostro, quella che più vi piace, quella che si adatta meglio alla vostra guida. Io ragazzi non vedo l'ora di andare a ripreparare questa McLaren Elva che già mi ha dato parecchie soddisfazioni nella gara di Biella, un quinto posto per me alla prima prova del campionato interregionale Nord-Ovest Thunder Slot. Ora però le cose cambiano, la pista sarà in legno autocostruita e la pista di casa, si sente anche maggiormente la pressione, si vuole fare bene e quindi tutto deve essere preparato nel migliore dei modi. Ragazzi, un like al video, mi raccomando, se avete trovato interessante quello che vi ho fatto vedere, se vi piacciono tutti gli accessori e i componenti di Thunder Slot, mi raccomando scrivete nei commenti se anche voi avete preparato la vostra Thunder Slot e magari date qualche suggerimento sulla preparazione della vostra personale vettura e io come sempre vi do appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.